Buongiorno care ragazze e ragazzi, bentornati nel mio canale L'Arte del Fatto a Mano. Io sono Rita e oggi vi insegnerò passo passo come realizzare questo graziosissimo maglioncino che ho chiamato primule. Innanzitutto perché sono i primi fiori primaverili e anche perché queste variazioni così delicate di colori mi ispiravano proprio le primule. Questo maglioncino è realizzato, io l'ho realizzato in una taglia M, ma è realizzabile in qualsiasi taglia. È un maglioncino semplicissimo con un punto formato solo da 2 giri. Ora, prima di spiegarvi il procedimento, vi voglio un po' dare qualche spiegazione sui materiali che ho utilizzato. Per confezionare questo maglioncino ho utilizzato una cake, vedete adesso io questa l'ho quasi terminata, è una cake in misto angora, questa era la sfumatura iniziale, vedete che qua trovate tutte le variazioni di colore, ed è una cake ice yarn, si chiama cake angora. È ancora in questo momento disponibile sul sito Ice Yarn. Nel momento che voi guarderete il video non ve lo posso assicurare, in questo momento c'è ancora anche questa variante di colore. Comunque è un misto angora, 20 lana e 60 acrilico. Ogni cake sono 200 grammi ed hanno 1100 metri. Cosa vuol dire? Che ci sono in commercio comunque tantissime lane in misto angora che danno la stessa metratura, tipo 100 grammi danno 500-550 metri, ce n'è un'infinità, quindi voi siete liberi di confezionare il vostro maglioncino con la lana che vi piace di più. Importante è mantenere, diciamo, la finezza del filato e un po' anche la composizione. I materiali, la quantità ve li metterò alla fine del maglioncino perché logicamente in questo momento non so quanti ce ne andranno, quanti metri andranno per finire il maglione. In più serviranno, in base alla cake, alla tonalità che voi sceglierete, servirà una lana sempre di una grossezza, di una dimensione, spessore, che utilizzerete con l'uncinetto numero 4, infatti io sto usando un numero 4, anche qui vi metterò a fine maglioncino la quantità perché non lo so. Ecco, un misto lana che appunto si faccia, vedete che questo si fa con la mia cake, anche se avrei potuto mettere un giallino, un rosa, questa cake è ha molti colori. Questo maglioncino io perché l'ho fatto fine stagione invernale? Perché la sua confezione può essere fatta anche con delle cake in misto cotone o in cotone. Adesso io vi do un esempio. Io in casa avevo queste 2 cake che hanno dei colori veramente primaverili che potrebbero essere utilizzate e penso diano la stessa misura perché come spessore ci siamo come quello in angora. Questo è un esempio di un tipo di angora, scusate, di cake. Questo è il famoso flower della Yarn Art, è un misto cotone, si trova in tantissimi siti su online, ma penso anche nei negozi. Ha delle sfumature delicatissime che vanno dal grigio, passando per il lilla, arrivando al rosa, e il rosa tenue quasi bianco. Un'altra cake bellissima che io ho trovato sul sito di Hobbii è questa, sempre la stessa tipologia, stessa metratura e stessa composizione misto cotone. Anche questa è una delizia, veramente bellissima. E naturalmente per fare gli inserti della tinta unita andrete a prendere un cotone che si faccia, un misto cotone o un cotone che si faccia con le tonalità della vostra cake in cotone. Allora, per la realizzazione di questo maglioncino mi servirà anche la solita forbice, la solita finta metrica, metro per sarta,
un ago da lana, dei marcapunti e appunto una lana che vi spiegherò, perché andremo a fare degli inserti in tinta unita sulle maniche. Ora vi volevo far vedere disegnare un piccolo schema su un foglio per farvi capire un po' come è composto questo maglione e poi passeremo alle taglie e al punto principale. Il maglioncino, vedete che io qua ho già fatto la parte del corpo, più o meno scende sotto della vita, non è un maglione, non verrà un maglione lunghissimo, abbastanza moderno anche per le ragazzine, quindi si partirà con un elastico che appoggia sul fianco, che noi abbiamo già fatto, che è questo pezzettino, e poi partiremo appunto con il punto e arriveremo allo scalfo manica, che è questo pezzo che abbiamo già confezionato. Allo scalfo manica suddividerò in due parti la parte del corpo con 2 marcapunti, poi mi allungherò con delle catenelle sia da una parte che dall'altra e uguale farò sulla parte dietro. Prima magari andremo a fare una parte e poi andremo a fare l'altra. Allora, non farò questa catenella molto lunga perché ci sarà poi un polsino piuttosto lungo, quindi dovete un po' anche vedere le vostre misure. Io adesso vi darò, quando faremo la taglia M, vi darò le indicazioni per una taglia M, però logicamente non tutti abbiamo la stessa misura di circonferenza, neanche di lunghezza del braccio. La mia manica a un certo punto, qui circa metà, cambierà di punto, quindi ci sarà da inserire una striscia con un punto diverso fatto con la tinta unita. Poi riprenderemo con la lavorazione del punto, di questo punto principale, e finiremo la nostra manica spalla. Dopodiché qua, vabbè, poi più avanti vi spiegherò. Poi prenderemo dei marcapunti, li metteremo, ora questo è la metà, non faremo uno scollo normale, andremo a fare uno scollo piuttosto ampio, quasi a finire sul punto spalla, quindi circa, io penso, qua. Qui inseriremo un altro elastico come questo, come quello che abbiamo fatto qui sul fondo, e prima andremo però a cucire logicamente le parti, queste due parti, questa e questa, col dietro. E poi in ultimo faremo il polsino. Vedrete che sembra difficile, ma poi non sarà difficile, pian pianino si arriva a fare tutto. Allora, per fare una prima parte di questo maglione, che è questa parte del corpo, dovete misurare la vostra circonferenza maggiore, che sia il seno o che sia sotto alla vita, non proprio il fianco, perché comunque si appoggia appena sotto dell'ombelico. Questo maglioncino non è lunghissimo. Farete una catenella, la misurerete intorno alla circonferenza del vostro punto maggiore, magari un attimino, non so, 2 o 3 centimetri più larga, e questa catenella, il numero di maglie di questa catenella deve essere divisibile per 4, perché questo punto che andremo a fare è un multiplo di 4. Quindi chiudrete la catenella ad anello e cominceremo a fare l'elastico. Però questa catenella vi darà un numero di motivi. Nel mio caso, vi faccio l'esempio, mi ha dato 34 motivi.
e 34, perché questo è lavorato in tondo, vedete è un cerchio, mi ha dato 34 motivi, quindi è divisibile per 2. Al momento della suddivisione al sottoscella metterò 17 motivi davanti e 17 motivi dietro, quindi la vostra circonferenza con le vostre catenelle divisibile nel multiplo di 4 deve comunque darmi un numero, questo è un motivo, un numero di motivi divisibili per 2. Io ora confezionerò un piccolo campioncino per farvi vedere, non farò un campione grosso come il maglione, è sufficiente che io vi faccia un pezzettino per farvi vedere comunque il punto elastico e per farvi vedere come inserire il punto, il traforo, il nostro motivo sul punto elastico. Nel mio caso di una taglia M 42 44 io ho fatto una catenella di, dunque sono di 34 motivi, io ho fatto una catenella di 136 maglie. Ora vi farò vedere, userò la stessa lana che poi andrò a lavorare per fare la parte sulle maniche, poi la dispo, quindi non c'è problema. Io adesso vi farò vedere a fare l'elastico, facciamo un elastico più piccolo. Per farvi vedere la lavorazione del punto elastico e del motivo traforato, io ho fatto una catenella di 56 maglie che sono divisibili per 4. Voi con lo stesso procedimento lavorerete il numero di catenelle che vi servono per arrivare alla vostra circonferenza e che sia divisibile per i motivi che sono di 4 catenelle ciascuno e che sia divisibile per 2 al momento di dividere il davanti col dietro. Io adesso ho fatto la mia catenella divisibile per 4 e per 2 a sua volta e la vado, ho seguito con la mano in modo che il lavoro e la catenella sia diritta. E ora andiamo a chiudere a cerchio. Infatti la parte del nostro corpino sarà lavorata in tondo. La chiudo con una mezza maglia bassa e farò il primo giro di semplici maglie alte, una maglia alta su ogni catenella, quindi mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e comincio, carico il filo, nella prossima catenella di base vado a fare la seconda maglia alta perché la prima è quella di catenelle. Quindi farò tutto il giro di maglie alte, una maglia alta su ogni catenella della circonferenza. Ci vediamo qui a fine giro. Io sto usando l'uncinetto del numero 4 e lo userò sia per la lana tinta unita e sia per la lana fantasia. Sono arrivata alla fine del primo giro, mi chiudo con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Ora su questa base di maglie alte andremo a lavorare 5 giri di punto elastico che con questo giro d'inizio saranno complessivamente 6 giri. Io vi farò vedere a fare 2 giri, poi proseguirò e vi insegnerò il punto traforato. Ma voi dovrete continuare per 5 giri totali. Allora il punto elastico si esegue con delle maglie alte prese davanti e delle maglie alte prese dietro alternate, quindi si inizia con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta presa dietro, carico il filo e ora vado ad abbracciare la seconda maglia alta sottostante, entro davanti ed esco dalla parte sinistra della maglia, esco con un gettato e faccio una maglia alta normale. Ora facciamo l'alterniamo alla maglia presa in rilievo presa dietro, quindi carico il filo, ora vado dietro ed esco dietro e faccio la maglia in rilievo dietro. Carico il filo, ora andiamo davanti, quindi entro davanti,
esco dalla parte sinistra, esco con un gettato e faccio la maglia alta normale. Ora alterniamo con l'altra dietro, quindi carico il filo, entro da dietro, abbraccio la maglia, esco, maglia alta. Ora facciamo quella davanti, carico il filo, vedete, e faccio la maglia. E alterniamo una maglia presa, una maglia alta in rilievo davanti e una maglia alta in rilievo dietro fino alla fine del giro. Sono alla fine del giro, mi chiudo con una mezza maglia bassa sulla terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Ora faremo il secondo giro di punto elastico, quindi mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, che sarebbe quella presa dietro, carico il filo. Ora sulla maglia presa davanti, sulla maglia alta presa davanti, faremo un'altra maglia alta presa davanti, quindi entriamo e abbracciamo la maglia e facciamo una maglia alta, e uguale faremo su quella presa dietro, in rilievo dietro, quindi carico il filo, vedete qui, questa è la maglia alta, entro in questo foro, abbraccio la maglia e questa è la maglia alta presa in rilievo dietro sulla maglia alta presa in rilievo dietro. Quindi manteniamo le maglie come restano, facendo il rilievo dietro o davanti in base alla maglia che ci troviamo. Allora, con questo elastico appunto lavoreremo 5 giri più 6 più 1 di quello base di maglie alte normali. E adesso io finirò questo giro, voi ne farete 5, ma io per farvi vedere il punto traforato mi fermo a 2 e vi farò vedere il traforo, il punto che comincia, come viene distribuito sull'elastico. Una cosa volevo chiarire, io sto facendo il campione con la tinta unita, ma quando voi andrete a iniziare il maglione inizierete direttamente con la cake sfumata. Io l'ho fatto con questo filato perché così, essendo tinta unita, si vede meglio la lavorazione. Sono alla fine del giro, mi chiudo sempre con la mia mezza maglia bassa sulla terza catenella ecco che c'è Simba, è venuto a trovarci anche Simba. Ora iniziamo con il motivo del punto. Allora, ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Carichiamo il filo, entriamo dove ci siamo uniti con la mezza maglia bassa, questo punto, e andiamo a fare nello stesso punto 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Ora saltiamo 3 punti di base sottostanti, 1, 2, 3. Nel quarto andiamo a fare una maglia bassa. Ora ripetiamo 3 catenelle, 1, 2, 3, che sostituiscono una maglia alta, carico il filo, entro in questo foro qua e vado a fare nello stesso foro 3 maglie alte, 1, 2, 3. Salto 3 punti di base sottostanti, 1, 2, 3. Nel quarto vado a fare una maglia bassa e continuo così fino alla fine del giro. Ve lo faccio vedere un'altra volta. 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia
alta, carico il filo, entro in questo foro qua della maglia bassa e vado a fare nello stesso punto, nello stesso foro, altre 3 maglie alte che unite alla catenella, alle 3 catenelle che sostituivano la prima, fanno 4. Salto 3 punti nel quarto, maglia bassa, e continuo fino alla fine del giro. Questo è il primo dei secondi giri che formano il motivo. Siamo alla fine del primo giro del motivo traforato. Vedete, ho fatto l'ultimo petalo e mi sono rimaste esattamente 3 maglie di base, quindi vado a chiudermi con una mezza maglia bassa nella prima maglia bassa del giro. Ora vedete che si è formato, nell'attaccatura dei petali si è formato questo forellino, vedete, in ogni attaccatura c'è un forellino. In ogni forellino andremo a fare 4 maglie alte, quindi ora nella prima ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, e nel primo andremo a fare 3 maglie alte, vedete qua che c'è un forellino perché la prima è sostituita dalla catenella, 2, in tutto 4, 3 e 4. Ora da qui andremo direttamente nell'altro forellino senza catenelle di separazione, quindi carico il filo e vado nell'altro foro tra un petalo e l'altro e vado a fare altre 4 maglie alte. E scusate, ma c'è Simba che oggi non mi lascia lavorare, ogni tanto vedete spuntare il musetto. Allora, ho fatto le altre 4 maglie alte nel forellino, da qui passiamo all'altro senza catenelle di separazione e facciamo altri 4 maglie alte nello stesso forellino, quindi ogni forellino 4 maglie alte. Finite tutto il giro con questa lavorazione, ci ritroviamo alla fine del giro. Vediamo, vedete, questi due sono gli unici 2 giri che formano il nostro punto che stiamo utilizzando per il maglione. Sono arrivata alla fine del secondo giro, mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Questo è il motivo. Ora vi faccio vedere, ora non siamo più sul punto elastico, vi faccio vedere distribuire il punto sul punto. Quindi mi sposto, qui ci sono 4 maglie alte, vado esattamente nel centro tra le 2 e le altre 2 in questo punto qua, quindi mi sposto con una mezza maglia bassa sulla seconda, entro tra le maglie e faccio una maglia bassa e da qui ricomincio col motivo, quindi le 3 catenelle, carico il filo e vado sempre in quel foro che si è formato qui lateralmente alla maglia bassa, vedete che c'è un foro, e vado a fare le altre 3 maglie alte nello stesso punto, cioè praticamente è il giro di prima, però cioè come il primo, però ora parte, da ora in poi partirà in mezzo alle maglie delle 4 maglie alte, quindi da qui vado a fare una maglia bassa, 1, 2, l'altro gruppetto di 4 maglie alte che seguono, conto 1 e 2, tra la seconda e la terza in mezzo vado a mettere inserire la mia maglia bassa e comincio ancora 3 catenelle, carico il filo e lateralmente alla maglia bassa dove si è formato il forellino vado a fare le altre 3 maglie alte, 2 che fanno 4,
3 e vado avanti così fino alla fine del giro, e poi ripeterò questi 2 giri fino alla lunghezza desiderata del nostro corpo del maglione, che sarebbe la misura del sottoscella. Ora vi dico, nel mio caso prendiamo nella taglia M 2 misure. La mia taglia M è una lana molto morbida, quindi è anche elastica, però nel mio caso il mio maglioncino avrà una circonferenza di 90-92 centimetri, e io dall'elastico, dall'elastico al sottoscella ho un 37-38 centimetri. Complessivamente invece dal sottoscella con l'elastico compreso ho un 43 centimetri. I motivi che ho ripetuto sono, allora li contiamo insieme, 1, motivi che ogni motivo è formato da 2 giri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 motivi, quindi 30 giri. Allora ragazze, per dividere il davanti dal dietro, io ho messo un marcapunti esattamente dove ho finito l'ultimo giro del corpetto, tra un gruppetto di 4 e l'altro gruppetto di 4 ho messo il mio marcapunti. Io avevo 34 motivi nella mia taglia, quindi io devo dividere i 34 motivi per 2, mi dà 17. Quindi dal mio marcapunti sono andata a contare 17 gruppetti, questo è un gruppetto, 17 gruppetti di maglie alte, di 4 maglie alte, ed ho messo l'altro marcapunti esattamente tra la 17ª e la 18ª, qui. Ora mi allungherò dove io ho messo il marcapunti, mi allungherò, qui parto direttamente che ho il filo già collegato dall'ultimo giro, partirò e farò un equivalente di catenelle che possa andare bene per la mia manica e che sia divisibile per 4, perché a questo punto è un multiplo di 4. Io ho pensato che più o meno dovrebbero andare bene l'equivalente di 15 motivi, quindi mi allungherò 15 per 4 60, mi allungherò di 60 catenelle, quindi parto direttamente e faccio le mie 60 catenelle, 3 4 5 6 7. Ho fatto le 60 catenelle e ho tagliato il filo e fermato l'ultima maglia. Ora stiamo salendo con un pannello. Questo maglioncino sarà formato da 2 pannelli, uno davanti e uno poi lo rifaremo partire per la parte dietro. Ho fatto un nodo sull'uncinetto e andrò ad inserirmi dove c'è l'altro marcapunti, esattamente in questo spazio. Con una mezza maglia bassa mi aggancio dalla parte posteriore e anche qui vado a fare le mie 60 catenelle, 4 5 6. Io ho 60 catenelle perché per me, per la mia misura, sono sufficienti, mi vanno bene 60, però se voi siete più alte, che avete un braccio più lungo, tenendo conto che comunque va montato poi un polsino piuttosto alto, insomma cercate di regolarvi. Sono
sono maglioncini un po' particolari che vanno provati piuttosto spesso durante la lavorazione. Una cosa che voglio dirvi, spiegarvi, è che adesso noi saliremo con un pannello, ma poi attaccandoci sempre in dove ci sono i marcapunti, facendo le catenelle di 60, andremo a salire anche con un altro pannello. Quindi quello che adesso vi faccio vedere lo dovete ripetere sempre facendo, vedete ce n'è già una, io adesso qui salirò, facendo un'altra catenella, attaccandosi qui. Quando avete finito il pannello ripartite dall'altra parte, vi attaccate ancora qui con una catenella di 60 maglie o quelle che vi servono, che poi andrete a spezzare il filo, poi vi riattaccherete, vedete qua c'è l'altra catenella, adesso vi riattaccherete qui dove c'è l'altra catenella e farete anche qui altri 60 punti di catenella. E poi, come vi faccio vedere adesso, girerete e comincerete il pannello, il secondo pannello. Adesso io sono arrivata alle 60 catenelle, ne ho già fatto 2, cominciamo a salire con la parte o davanti o dietro. Quindi ricominciamo a fare il motivo, andremo in giri di andata e ritorno, non sarà una lavorazione in tondo. Quindi mi alzo con una catenella, faccio una maglia bassa nella seconda catenella, ecco qui, e da qui ricominciamo il nostro motivo. Quindi 3 catenelle, carico il filo, entro in questo foro e faccio nello stesso foro laterale alla maglia bassa 3 maglie alte, 2 e 3. Salto 3 catenelle di base, 1 2 3 nella quarta maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, carico il filo, entro nella maglia bassa lateralmente in questo forellino di lato e vado a fare le 3 maglie alte, praticamente il punto di prima. 1 2 e 3. Salto 3 maglie di base, 1 2 3 nella quarta maglia bassa. Ecco. Andiamo avanti così fino che arriviamo sul busto, sul maglioncino. Sono arrivata alla fine della catenella di una manica, vedete? Facciamo l'ultimo motivo qui, 2 3, carico il filo, entro, faccio il mio petalo, 1 2 e 3 e vado direttamente ora sul maglione, sul corpo del maglione. Nel primo gruppetto di 4 che incontro vado a fare una maglia bassa nel centro tra le 2 e le 2, vedete? E vado avanti facendo lo stesso motivo fino ad arrivare all'altro marcatore. Sono arrivata all'altro marcapunti, faccio le 3 catenelle, 2 3, il solito punto, quindi inserisco dalla parte laterale della maglia bassa e faccio le 3 maglie alte, 1 2 e 3. Qui mi rimane un mezzo motivo, quindi vado
da qui direttamente sulla, questa non la viene contata, sulla seconda catenella dell'altra che va a formare l'altra manica dall'altra parte, e faccio una maglia bassa. Ora da qui proseguo fino alla fine della catenella, poi vi dirò quanti motivi ne sono usciti. Sono alla fine anche dell'altra catenella, vedete. Vi ritroverete l'ultimo motivo, che invece di avere 3 catenelle di separazione ne avrete solo 2. Comunque poi non si vedrà nulla, quindi fate l'ultima maglia bassa sull'ultima catenella e vi ritroverete con 15 petali sulla catenella e 18 nella parte del corpo. Quindi invece di 17 ne ritroverete 18, perché andando a lavorare in giri di andata e ritorno mi rimane un mezzo motivo per lato e quindi viene aumentato di un motivo. Quindi adesso giriamo il lavoro, perché andiamo in giri di andata e ritorno, e vi faccio vedere a fare il secondo giro del motivo in giri di andata e ritorno. Allora, giro il mio lavoro, sono sulla prima maglia bassa, andrò a fare un mezzo motivo di 4 maglie alte, quindi andrò a fare la prima di 3 catenelle che sostituisce la prima maglia alta, carico il filo nello stesso punto di base e vado a fare un'altra maglia alta, poi carico il filo e vado direttamente nel foro, praticamente il punto come prima, vado a fare le 4 maglie alte in questo forellino, quindi entro nel foro e vado a fare le mie 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4, e da qui passo direttamente all'altro foro della maglia bassa, quindi carico il filo e vado nell'altro foro che è questo e faccio le 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. E vado avanti, passo per il corpo e arrivo fino alla fine dell'altra parte di catenelle. Quando arriverò alla fine che ci sarà una maglia bassa, farò 2 maglie alte sulla stessa maglia bassa e poi girerò il lavoro e ricomincerò con il motivo. Io proseguirò questo motivo per 12 centimetri, poi staccherò il filo e farò un'altra di questa lavorazione, come vi ho detto prima, riattaccandomi dove ci sono i marcapunti e facendo un'altra catenella a destra e un'altra catenella a sinistra, e farò altri 12 centimetri di lavorazione e poi anche qui staccherò il filo, perché cambieremo sia punto che anche filato, faremo un piccolissimo bordo di questo colore o di un colore che si addice alla vostra cake sfumata. Allora ragazze, siamo a buon punto del nostro maglione. Ora vi spiegherò alcune cose per proseguire. Mi sono alzata, vedete qua,
per 10 giri dallo scalfo per fare la manica sia davanti che dietro fino qua. Questi 10 giri mi danno 12 centimetri. Quindi una volta che avete fatto questi 10 giri sia sul davanti che sulla parte dietro separatamente, ma dovete terminare con il giro di gruppetti di 4 maglie alte. Naturalmente io ho queste misure usando il filato e l'uncinetto che vi ho detto all'inizio. Ora ci attaccheremo sia sul dietro che sul davanti con questo bordo, quindi faremo un giro di mezze maglie alte e 6 giri di questo punto traforato. La parte dietro la finiremo normalmente, il sesto giro equivale all'archetto. Nella parte davanti ci fermeremo al quinto giro traforato, che è quello che corrisponde a questo di pipiolini, perché il sesto giro servirà per unirci, adesso noi lo andremo a fare su questa parte, servirà per unirci al dietro. Ora prendiamo in mano il materiale e cominciamo, vi farò vedere cominciando ad inserire le mezze maglie alte e a fare la parte del bordo. Quando sarò al quinto giro, che è questo qui, questo dei pipiolini, insieme uniremo il davanti con il dietro nell'ultimo giro, mentre il dietro va finito normalmente con i 6 giri così terminati. Volevo dirvi che eventualmente qualcuno volesse fare una manica più ampia o una taglia maggiore, avete bisogno di una circonferenza manica più largo, potete aumentare questa parte qui, però sempre di 2 a 2, perché dovete terminare con il giro di gruppetti di 4 maglie alte. Allora ora prendiamo sempre il numero 5 di uncinetto, prendiamo una lana, io ho un 80 acrilico 20 lana, sono 166 metri ogni 50 grammi, è un misto lana baby, penso che ne servirà, io adesso ho già fatto un bordo ma penso che con un gomitolo non ne ho abbastanza, quindi se dovete acquistarla o comunque se l'avete in casa serviranno 2 gomitoli, perché uno non è sufficiente. Adesso cominciamo a inserire le mezze maglie alte sul bordo, sui gruppetti di 4 dello sfumato. Facciamo il nostro nodo d'inizio, ci agganciamo alla prima maglia alta, ecco qui siamo sul bordo verso la spalla, ci agganciamo nella prima maglia alta sottostante con una mezza maglia bassa, poi dopo quando andiamo a inserire tutti i fili, a nasconderli, andrà tutto a posto. Ci alziamo con 2 catenelle che sostituiscono la prima mezza maglia alta e su ogni maglia alta sottostante andiamo a fare una mezza maglia alta, quindi qui ci sono 2 maglie alte sottostanti, andiamo a fare l'altra mezza maglia alta. Qui troviamo il gruppetto di 4 maglie alte, andiamo a fare 4 mezze maglie alte, una su ogni maglia sottostante, e questo giro è composto così, quindi tutte mezze maglie alte, una su ogni maglia alta sottostante, senza catenelle di separazione. Dal primo gruppo di 4 passiamo al secondo gruppo di 4
e facciamo altre 4 mezze maglie alte e mi fate così tutto il giro, nel senso che dovete arrivare dall'altro lato qui è un po' lunghetto, vedete, dall'altro lato arriviamo fino qua facendo le ultime 2 mezze maglie alte sulle 2 maglie alte sottostanti. Ci vediamo alla fine, qua alla fine di questo giro. Facendo questo bordo lo scalfo manica risulterà complessivamente tra lo sfumato e la lana, il bordo di lana tinta unità avrà una misura, un'altezza di 20 cm. Sono arrivata alla fine di questo lunghissimo giro di mezze maglie alte. Ora partiamo con il punto traforato, che è formato esclusivamente da 2 giri e sarà fatto solamente su 6 giri nella parte dietro, mentre su 5 giri nella parte davanti. Il sesto giro lo andremo a fare insieme per riattaccare, che servirà per attaccare le 2 parti traforate. Allora, faccio una catenella, mi alzo con una catenella, entro nella prima maglia bassa e faccio entro nella prima mezza maglia alta e faccio una maglia bassa. Qui, ecco, ho aggiustato un po' la videocamera. Entro nella seconda mezza maglia alta e faccio la seconda maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Salto 2 maglie di base, 1 e 2 nella terza maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2 e 3, andiamo a fare un pippiolino, quindi lo chiudiamo inserendo l'uncinetto sulla maglia bassa e chiudendo con una mezza maglia bassa. Un'altra maglia bassa la facciamo nella maglia seguente, sottostante di base, e poi ricominciamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, salto 2 maglie di base, 1, 2, nella terza vado a fare una maglia bassa. Ora facciamo il pippiolino di 3 catenelle, 2 e 3, lo chiudiamo con una mezza maglia bassa sulla base della maglia bassa stessa vicina e facciamo un'altra maglia bassa nella maglia seguente di base. Ecco. Ricominciamo 4 catenelle, 2, 3, 4, salto 2 maglie di base, 1 e 2 nella terza maglia bassa. Ora il pippiolino, 1, 2, 3, lo chiudiamo con una mezza maglia bassa e facciamo la seconda maglia bassa nella maglia seguente. Ripetiamo questo motivo per tutta la lunghezza di questo primo giro del punto traforato. Ci ritroviamo alla fine. Sono arrivata alla fine del primo giro del motivo traforato. Vi faccio vedere una cosa. Io sono arrivata alla fine facendo l'ultimo pippiolino e l'ultima maglia bassa. Mi sono rimaste 2 maglie sottostanti. In questo caso ci si può aggiustare senza problemi, si salta la prima e si fa l'ultima maglia bassa nell'ultima maglia alta. Non si vedrà assolutamente niente. A volte nelle lavorazioni, specialmente quando si fanno e si inventano e si creano delle cose, ci si deve un po' anche aggiustare. Adesso io giro ancora il mio lavoro, vi faccio vedere il secondo giro
l'ultimo e secondo giro, perché è formato appunto da 2 giri che dopo ripeterete. Faremo il secondo giro del punto traforato, quindi faccio una catenella, rientro nell'ultima maglia bassa che ho eseguito e faccio una maglia bassa. Da qui mi alzo con 7 catenelle, vado a fare il grande arco. 2, 3, 4, 5, 6, 7, sorpasso il pippiolino, vado a fare una maglia bassa nell'arco tra un pippiolino e l'altro e da qui riprendo 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Salto il pippiolino, sorpasso il pippiolino, vado a fare una maglia bassa nell'altro arco di 4 catenelle del giro sottostante. Ricominciamo. 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sorpasso il pippiolino, maglia bassa nell'arco seguente e vado avanti per tutta la mia lunghezza fino alla fine. Quando saremo qui alla fine, oddio, ho sbagliato. Quando saremo qui alla fine, che avremo fatto l'ultimo arco grande di 7 catenelle e arriveremo qui, faremo 3 catenelle e una maglia alta nell'ultima maglia di base. Comunque adesso vi faccio vedere. Ecco, siamo arrivati alla fine del secondo giro. Faccio 2 catenelle, anzi ne facciamo 3, proviamo a farne 3, carichiamo il filo, andiamo a fare una maglia alta nell'ultima maglia bassa sottostante del giro precedente. Sì, 3, penso che vanno meglio di 2. Allora, questi 2 giri di motivo me lo andate a ripetere 3 volte, cioè senza contare questo giro di inserimento delle mezze maglie alte, mi contate 6 di giri di punto traforato e quindi finite, essendo un punto pari, finite con il giro di archetti. Questo sulla parte dietro. Invece sulla parte davanti mi farete 5 giri, non contando, non dovete contare sempre questa di inserimento delle mezze maglie alte, mi farete 5 giri, quindi mi finirete con il giro del pippiolino. Il sesto giro mi aspettate, che vi farò vedere come con questo giro ci si attacca alla parte posteriore del maglione che io ho già lavorato, vedete qui io l'ho già lavorata, e poi attaccheremo la parte delle maniche, questa qua sotto l'ascella. Adesso però volevo farvi vedere, girando il lavoro, a ripartire con il giro di pippiolini, perché si riparte diversamente, non siamo più sulle mezze maglie alte ma siamo sul punto traforato. Quindi io mi alzo sempre con una catenella, faccio sempre la mia maglia bassa nella prima maglia alta sottostante, faccio un'altra maglia bassa dentro l'arco, faccio il pippiolino, quindi 1, 2, 3 catenelle, mi chiudo con una mezza maglia bassa sulla base della maglia bassa e parto con le 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado a fare una maglia bassa nell'arco grande e qui farò il pippiolino, 1, 2, 3, 4, lo chiudo, anzi sono 3, scusate, le 4 sono qui, il pippiolino di 3 catenelle, scusate per le mie molteplici papere,
e una maglia bassa nell'arco grande. Quindi andremo a ripetere questo lavoro qui che noi abbiamo fatto sulle mezze maglie alte, lo andiamo a fare dentro l'arco grande. Quindi ancora 4 catenelle, 1 2 3 4 e maglia bassa nell'arco grande successivo, pipiolino, 3 catenelle, una mezza maglia bassa di chiusura e un'altra maglia bassa nell'arco grande. Questo motivo quindi lo andate a ripetere, poi ripartirete con il giro di archi grandi e niente, ci vediamo per l'ultimo giro, quindi per il sesto giro, per attaccarci alla parte posteriore. Allora ragazze, io sono arrivata alla fine del quinto giro del bordo della parte anteriore. Prima di attaccarmi con la parte posteriore mediante l'ultimo giro, ho staccato i marcapunti che c'erano nel sottoscella. Quindi ho aperto il mio lavoro in questo modo. Questa è la manica della parte davanti, questa è la parte dietro, e ho cucito le due parti accostandole, come vi ho anche fatto già vedere negli altri tutorial, accostandole e facendo un punto, prendendo le catenelle dalla parte anteriore. Vedete, è facile perché i motivi, accostando i motivi, vi permettono di eseguire una cucitura omogenea e regolare e di arrivare giusti senza arricciature allo scalfo. Infatti io sono arrivata qui allo scalfo, questo è lo scalfo, questo punto qui lo scalfo, una bella cucitura che poi girando il lavoro risulta, beh, qui vedete questa fila perché questa fila grigia perché la cake sfuma, non è la cucitura. Quindi fate questo lavoro, cucite tutte e due le maniche sulla parte sottostante dove c'è lo scalfo, poi gireremo il nostro lavoro. Adesso andiamo a fare la cucitura, l'attaccatura, però prima con i marcapunti che abbiamo tolto dal sottoscella andiamo a trovare il nostro punto spalla, non scollatura, spalla, perché questo maglioncino ha la scollatura che scende un po' leggermente dalle spalle. Per trovare la mia scollatura punto spalla, io ho combaciato la parte davanti col dietro, combaciando i pipiolini, uno, quindi secondo, vedete, l'ho combaciato con quello posteriore e contando 17, quindi 3, 4, vedete, pipiolino con pipiolino, 5 e così via fino a 17. Sono sul 17° pipiolino, vedete, davanti e dietro, non so, spero che lo vedete, combaciandolo. Andrò a mettere il mio marcapunti sull'arco successivo e su questa maglia bassa che trovate andrò ad inserire il mio marcapunti in questo punto, e uguale farò dalla parte dell'altra manica. Poi inizieremo a unire la parte davanti con la parte dietro.
Allora, adesso facciamo l'ultimo giro di archi grandi e ci attacchiamo con la parte posteriore. Quindi faccio una catenella, rientro nella maglia e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il lavoro, la parte posteriore della manica, ma non la prendo in questo modo, la prendo girando il lavoro così, metto il filo dietro, entro nel primo arco che trovo, aspetti che c'è il filo d'inizio, nel primo arco che trovo, filo dietro e esco e faccio una maglia bassa. È come attaccare quando andiamo a attaccare i fiori nei miei ponci o nei miei lavori. Poi faccio altre 3 catenelle e ritorno sulla parte davanti della manica, quindi prendo il mio lavoro e dentro salto il pipiolino, entro nell'arco successivo, 3 catenelle, 2, 3, ritorno nella parte posteriore, quindi filo dietro, prendo il lavoro in questo modo ed entro nell'arco successivo, questo qui grande, posteriore, e faccio una maglia bassa, esco e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, ritorno sulla parte davanti nell'arco seguente e faccio una maglia bassa. Vi facciamo vedere un'ultima volta, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo filo dietro, prendo il lavoro così, entro nell'arco grande seguente in questo modo, da sotto, filo dietro, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, ritorno sul lavoro davanti, sulla manica della parte davanti e faccio la mia maglia bassa nell'arco seguente. Vediamo come risulta. L'attaccatura non si vede assolutamente, sembra fatta tutta di un pezzo. Continueremo con questa lavorazione fino al marcapunti. Sono arrivata al primo marcatore dello scollo, tolgo il marcapunti, faccio le 3 catenelle, 1, 2, 3, in questo momento sono sulla parte posteriore della manica, vado nell'arco, solito arco, mi congiungo davanti. In questo momento andremo avanti fino al prossimo marcatore facendo 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e continuando solo sulla parte anteriore, cioè sul nostro davanti del maglione, fino al prossimo marcatore. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle e vado avanti, praticamente finisco il bordo come c'è dietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vado avanti fino al prossimo marcatore. Sono arrivata al marcapunti, al marcatore del collo. Ho fatto le ultime 7 catenelle, faccio una maglia bassa nell'arco, questo qui dove è stato messo il marcapunti, e ora ricominciamo ad attaccare la manica, il bordo della manica dell'altra manica. Quindi ricomincio con 3 catenelle e vedete qui c'è il marcatore. Nell'arco successivo, io l'avevo fermata sulla maglia bassa, nell'arco successivo andando verso sinistra cominciamo a fare le nostre
unioni, quindi maglia bassa, adesso 3 catenelle, ritorniamo sulla parte davanti nell'arco successivo e facciamo la maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, stesso lavoro, arco successivo è questo, entriamo da dietro, filo dietro, maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, arco successivo parte davanti della manica e continuiamo fino alla fine. Ora togliamo anche qua il marcapunti, non serve più, marcatore, marcapunti è uguale, ecco, vedete che ho già cominciato ad attaccarmi anche di qui. Questo è lo scollo. Adesso con questa lavorazione andiamo fino alla fine della manica e poi vi faccio vedere come cominciare a fare il punto elastico sullo scollo. Per fare il nostro scollo andremo a inserire anche qui un punto elastico come abbiamo fatto all'inizio. Vedete, questo era il punto elastico dell'inizio del maglione, quindi lavorerete con lo stesso sistema, però vi faccio vedere come distribuire le maglie sui nostri archi grandi. Mi sono attaccata in un arco qualunque della parte posteriore del mio maglione con l'angoretta, con la cake. Sto usando la cake, mi sono attaccata con una mezza maglia bassa e sto facendo 5 maglie alte in ogni arco grande. Quindi ora andrò avanti facendo 5 maglie alte in ogni arco grande, però quando siamo arrivati sulla spalla, che è questa, vi faccio vedere come distribuire. Quindi andiamo avanti passando direttamente da un arco grande all'altro, assolutamente senza catenella, quindi direttamente 2 3 4 e 5. Da qui passiamo all'altro arco grande, carico il filo, faccio 5 maglie alte nell'arco grande, 1 2 3 4 5 e arriviamo alla spalla. Sono arrivata sulla spalla, vedete che qua c'è l'ultima maglia bassa di giuntura del davanti con il dietro. In questi 2 archi della giuntura andrò a fare, perché sono mezzi archi, andrò a fare 2 maglie alte in ogni di questi mezzi archi, quindi 1 2, dobbiamo stringere un po', e nell'altro passiamo direttamente nell'altro, 1 e 2. E ora continuate con le 5 maglie alte sugli archi grandi di questi qua, 7 catenelle, e quando siete all'altro angolo fate la stessa cosa di 2 e 2 negli angoli di incrocio. Ci ritroviamo alla fine del giro. Sono alla fine del giro. Volevo dirvi che se il vostro scollo, che deve comunque scendere sulle spalle, rimanesse troppo largo, potete anche fare, come vedete ho fatto adesso, invece di fare 5 maglie alte in ogni arco grande, potete farne anche 4. Poi alla fine non cambia niente perché andremo ad iniziare il punto elastico. Ora mi chiudo con una mezza maglia bassa nelle prime 3 catenelle che sostituivano la prima maglia alta del giro e comincio a fare il mio punto elastico come ho fatto
nel bordo del maglione e sul fondo, inserendo delle maglie alte prese davanti e delle maglie alte prese dietro. Quindi vi faccio vedere solo un inizio, 3 catenelle perché sostituiamo la prima e questa sarebbe quella posteriore. Iniziamo prendendo le maglie, la maglia seguente sul davanti, poi andiamo avanti così come il bordo, che avete già imparato a farlo. E adesso io vado avanti per un po' di giri e vedo quanti me ne servono per ottenere un buon collo, una buona scolatura, che comunque sia anche un po' sostenuta. Mi raccomando, questo bordo, questo scollo, fatelo con la mano un po' sostenuta, perché altrimenti vi cade dalle spalle. Ok, ci vediamo dopo, vi dirò quanti giri di scollo ho fatto e poi faremo l'ultima piccola cosa, che sono i polsini, e poi sarà finito il maglioncino. Ecco ragazze, io ho finito il bordo dello scollo, ho disfatto il giro che avevamo fatto insieme, perché ho visto che 5 maglie alte in ogni arco grande erano troppi. Allora ho optato per 4, perché mia figlia, che deve indossare il maglioncino nella sfilata, ha le spalle molto strette, quindi vedete che ho optato per 4 maglie alte. In base alle vostre spalle aumentate o diminuite delle maglie alte negli archi grandi. Ho fatto 5 giri di punto elastico più le maglie alte di inizio per inserire il punto elastico. Poi questo è il polsino, anche qui ci sono 5 giri di punto elastico più l'inserimento. Ora lo faremo insieme, vi farò vedere a suddividere le maglie alte sul punto trafurato, poi voi andrete a fare i 5 giri, praticamente 5 giri di punto elastico. Io le ho messi sia sul polsino, sia sullo scollo e sia sul bordo, sul fondo del maglione. Adesso io vi farò vedere inserire, sono 32 maglie alte da distribuire sulla manica all'attaccatura del polsino. Ora le faremo insieme e poi il maglioncino sarà terminato. Guardate che bello che è, anche qua veramente un bel effetto, molto molto fine e elegante. Per fare l'elastico sulla nostra manica del polsino iniziamo dalla parte destra, dove inizia la tinta unita, dove abbiamo inserito le maglie. Quindi in questo punto qui facciamo una maglia bassa, 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Da qui passiamo nell'arco grande che troviamo successivamente e andiamo a fare 2 maglie alte. Quindi in ogni arco che troviamo grande di questo tinta unita andiamo a fare 2 maglie alte. Quindi siamo già 2, 4, 5, 6, 7, passiamo al successivo, 8, 9, il successivo, qui ci sono le codine, poi nasconderete tutti i fili e le taglierete fermandoli bene, 10, 11, sono 6 archi, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 e 1 lo andremo a fare anche da questa parte sull'attaccatura qui, e 14. I restanti, andare a 32, 18 le andremo a distribuire sulla parte sfumata. In che modo le andiamo a distribuire? Entrando in ogni giro, da qui passiamo direttamente qua dove c'è l'attaccatura del petalo, e quindi erano
14, 15, uno lo farete su questa maglia tipo di specie di maglia alta, 16, e uno all'attaccatura del petalo, e 17. 18 lo andiamo a fare qua su questa specie di maglia alta, e via così. 19, adesso li contiamo insieme, 19, 20, così, quindi ho fatti, no, sono giusti, 20, uno qui all'attaccatura del petalo, 21, 22 sulla specie di maglia, io la chiamo specie di maglia alta, 22. Da qui andiamo direttamente sulla cucitura, quindi 23. Da qui andiamo sul petalo, 24, sulla specie di maglia alta, 25, 26, 27, 28 sulla maglia alta, 29 sull'attaccatura del petalo, 30 sulla maglia alta, 31 sull'attaccatura del petalo, e l'ultima la andiamo a fare sull'altra attaccatura del petalo, che è la 32esima, che io ho visto che per il mio polsino va benissimo, perché anche se poi sembra stretto è molto morbido, e vi faccio vedere, non c'è nessun problema a indossare il maglione. Ora chiudiamo con una mezza maglia, guarda quanti fili qua, con una mezza maglia bassa sulla la prima del giro, e da qui cominciamo a fare il nostro, su questi punti che abbiamo montato, cominciamo a lavorare i 5 giri di punto elastico come vi ho fatto vedere già nel video. Quindi poi il maglione sarà finito. Se vedete che comunque il polsino è troppo stretto per il vostro polso, aumentate, distribuite qualche altra maglia. Per me andava bene così, non è difficile distribuire, fate magari 2 maglie nello stesso punto. Ecco, questo è un maglioncino molto morbido e vedremo indossato, adesso io non l'ho ancora visto, quando viene mia figlia faremo la intenzione di fare una piccola diretta per farvi vedere non solo con le foto ma anche con un video come sta indossato, perché comunque la fotografia è statica, e spero che continuate a seguire il mio canale. Ora inizierò con la stagione primavera-estate proponendovi delle cose raffinate, simpatiche. Vi abbraccio, se volete lasciarmi un mi piace, cliccare sulla campanella, iscrivervi, ne sarei contenta, perché solo crescendo col canale posso continuare a proporvi dei lavori gratuiti. Io vi ringrazio e alla prossima. Il prossimo sarà lo scialle, che sono già a buon punto, solo da fare il bordo, e quindi presto sicuramente avrete anche modo di vedere il mio scialle. Ragazze, vi saluto, un grande abbraccio, alla prossima, ciao!